Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Oggi andremo a riparlare di come trasformare il vostro smartphone in una vera webcam di qualità. Innanzitutto ringrazio Rankubate Team e nella persona di Hans Christian Hiesen, visto che ho scambiato con lui delle mail, e ringrazio ovviamente per avermi dato la possibilità di provare questa applicazione, ma non solo su ovviamente dispositivi mobile, ma anche su desktop, PC e Windows, e mi hanno anche fornito un codice sconto che vi metto in descrizione per le versioni annuali e mensili. Ovviamente quella a vita è già tanto scontata e costa molto meno di una webcam professionale. Ok, professionale ma non tanto, anche di quelle di bassa qualità. Quindi dopo questa bella introduzione andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Iscriviti ora e attiva la campanella. Sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie! Bene ragazzi, allora adesso passiamo all'atto pratico, andiamo praticamente a prendere tutto quello che ci serve per far funzionare questo sistema. Ci servirà ovviamente l'applicazione per iOS o per Android, che non l'ho detto ma è compatibile con tutti e due i sistemi, e ovviamente l'applicazione sul nostro computer Windows o Mac. È molto semplice, si va su Google e si cerca proprio così, Camo Studio. Il primo risultato, clicchiamo sopra e ci viene subito proposto ovviamente il sito internet ufficiale. Io vedete che ovviamente sapete che si posiziona Google sul vostro sistema, ok? Non vi dico niente di nuovo. Io ovviamente ho il Mac, quindi si è posizionato qua. Però se andate sotto all'iconetta e cliccate qui su altre piattaforme, vedete che ci sono tutte le varie piattaforme, quindi posso sia scaricare la mia applicazione, diciamo lo studio per Mac, l'applicazione per iOS, lo studio per Windows e l'applicazione per Android, quindi abbiamo proprio il pacchetto completo, ok? Come dicevo prima, lo studio, Cam Studio, si differenzia dagli altri competitor perché ha proprio una gestione della vostra fotocamera, cioè gestisce tutto, che poi vedremo, gestisce proprio l'hardware, ok? La compatibilità purtroppo non è con tutti gli smartphone, è dall'XS in poi, e sull'S10 non funziona ovviamente delle cose aggiuntive molto carine, però meno male che ho l'XS, che dall'XS in poi funzionano tutte queste funzionalità avanzate, ma sono molto carine, certo, sono molto simpatiche e divertenti. Quindi come facciamo a scaricare il pacchetto? Non si fa altro che andare su dove ovviamente io ho bisogno di scaricare, vado su Mac OS ovviamente e viene scaricato, vedete che è stato scaricato subito il mio pacchettino, quindi non faccio altro che poi andarlo a installare come di solito installate tutti i programmi che non vi faccio vedere perché siete in grado. Però adesso andiamo a vedere ovviamente l'XS come si installa su iOS e poi andremo a vedere come si installa su Android. Bene ragazzi, o per installare su iOS o andate sul browser e andate a cercare Camo Studio come ho fatto prima, oppure andiamo nell'Apple Store, ma mi sembra una cosa un pochino più semplice, quindi andiamo nell'Apple Store, andiamo a cercare Camo e vediamo cosa shorte. Eccola qua, vedete, è qua. Ok, io l'ho già scaricata, ovviamente la riscarico perché così vi faccio vedere come si installa e cosa dice ovviamente quando viene installata. Ora la andiamo ad aprire, vedete che mi chiede ovviamente tutti i permessi, sapete che abbiamo sempre bisogno di dare le conferme, permessi e roba del genere, e qui ci viene subito suggerito, ok, cosa dovete fare, ma andiamo avanti che è molto semplice. Vedete che ci viene suggerito ovviamente di andare a collegare il nostro smartphone al computer, perché funziona solamente tramite il cavo diciamo di ricarica collegato al computer. Ma adesso andiamo a fare la stessa cosa ovviamente installandolo su Android.
Bene ragazzi, non posso condividere ovviamente con Director Multicam Studio Android e ovviamente poi vi metterò lo schermo. Andiamo innanzitutto su Google Play, molto semplice, e andiamo a cercare anche qua Camo. Ho sbagliato, ho tolto una O, perché sapete che sono maldestro, anche un po' mal sinistro. Allora, eccola qua, io l'ho già ovviamente diciamo presa, l'ho disinstallata per farvi vedere ovviamente l'installazione. Adesso la stiamo installando e andiamo a vedere ovviamente come si comporta su Android. Una cosa che vi ci tengo a dire, c'è una differenza ovviamente sempre nelle applicazioni tra Android e iOS, purtroppo le scopriremo solamente vivendo. Andiamo ad aprire la nostra applicazione, anche qui ovviamente ci vengono chiesti tutti i permessi del caso e io ovviamente faccio mentre usi l'app, ecco anche qua ci vengono ovviamente dette le cose, le stesse cose. E qui andiamo ovviamente anche qua a scoprire che bisogna collegare il nostro dispositivo Android ovviamente al computer e adesso andiamo a provare fisicamente, ovviamente in prova su strada, i due sistemi per vedere come funzionano e le diversità e poi ovviamente nei prossimi video approfondiremo ovviamente il Cam Studio. Bene, come prima cosa andiamo a collegare i nostri due dispositivi, userò ovviamente Android e iOS e andremo a vedere le loro differenze. Ora vado a collegare Android, primo, ovviamente mi chiederà se voglio acconsentire, acconsento e appare anche su Studio. Adesso vado a collegare la secondo iPhone che darà un segnale che viene collegato, però non apparirà perché poi dovrò switcharlo ovviamente. Andiamo un po' a collegarlo, vediamo che succede. Ecco qui, collegato anche lui e siamo a posto, il collegamento è fatto. Ora passiamo su Camo Studio per vedere le funzionalità. Allora, dopo aver collegato i miei smartphone, vado a dare un'occhiata al studio, Camo Studio. Vediamo che da questa parte qui, dalla parte sinistra, abbiamo praticamente tutti gli effetti che possiamo avere, effetti, controlli logo e poi li vedremo ovviamente mano a mano. Invece dalla parte destra abbiamo invece tutto il controllo della nostra videocamera, proprio tutti i controlli, dall'esposizione, abbiamo il contrasto, abbiamo ovviamente il bilanciamento del bianco, abbiamo tutti i controlli. Ma la cosa, mi prude l'occhio, ma la cosa bella che vi faccio notare, che non in tutti i programmi esiste, è questa. Se io voglio cambiare l'esposizione, ovviamente devo sapere quello che faccio, vado qui, clicco su esposizione, ovviamente si flagga e entra in azione l'esposizione. Vedete che è cambiata. Se io ovviamente adesso vado qui sul controllo e tiro giù, vedete che la mia esposizione cambia, ovviamente si scurisce, ok? Quindi ci mette un attimo, ma si scurisce, sì, si scurisce, andiamo giù ancora e si scurisce. Ma se io conosco il valore della mia esposizione non faccio altro che cliccare nella casella dove c'è scritto ora attualmente l'esposizione e scrivere tipo un trentesimo, dare invio e vedete che la mia esposizione cambia in base al valore che io gli ho dato. Quindi tutti questi parametri hanno la possibilità di essere inseriti manualmente. Bella cosa, complimenti agli sviluppatori, che è una cosa molto bella. Invece le cose un pochino più creative sono dalla parte destra. Innanzitutto vediamo che c'è anche la possibilità qua in cima di registrare, ok? Di registrare quello che stiamo facendo, quindi questa freccetta ci dà la possibilità di andare a posizionare il nostro filmato registrato dove vogliamo, ovviamente in una delle cartelle che scegliamo. Qua abbiamo il tasto invece che mette in pausa proprio la webcam. Qui iniziamo la nostra discesa. Nella prima riga troviamo la possibilità di switchare negli smartphone che abbiamo collegato, ok adesso. Qui poi abbiamo lo stato del nostro smartphone, batteria, anche dato sotto percentuale, l'iconetta che indica il collegamento. E qui abbiamo invece una serie di effetti, io li chiamo effetti, qua li chiama modalità, ma sono effetti. Abbiamo anche l'effetto sfocato dietro che praticamente
se notate è sfocato dietro, quindi abbiamo l'effetto bokeh, possiamo fare l'effetto bokeh con il nostro smartphone, quindi niente di poco, niente da poco. Purtroppo io ho notato che con il mio S10 non riesco a farlo, non so se è colpa dell'S10 o proprio non è aperto al mondo Android, questo non lo so, me lo farete sapere voi se avete un Android ovviamente a disposizione. Altre cose carine ci sono, vabbè, questo non è, questo invece sì, molto bella, anche lo smile sulla faccia di Gennaro, molto carino. Poi abbiamo tante cose, c'è il gatto in testa, mi sembra, ma ci sono tanti effetti che poi magari vedremo poi come utilizzarli mano a mano. Andando giù abbiamo invece la possibilità di scegliere ovviamente il nostro obiettivo del nostro smartphone che stiamo utilizzando. Se io vado su adesso e cambio, vedete che viene switchato ovviamente l'obiettivo grandangolare, ma non c'è la grandangolare perché è normale, questo qua ampio ma è normale, essendo l'XS. Rimetto selfie e tutto torna come prima. Vedete che abbiamo anche la possibilità di switchare manualmente gli obiettivi. Poi non l'ho trovato per adesso, ma poi me lo faccio mandare ovviamente dagli sviluppatori, le scorciatoie, perché è molto interessante sapere le scorciatoie per queste funzioni, averle sulla tastiera, che deve essere una cosa veramente favolosa. Poi andando avanti abbiamo andando sotto abbiamo la messa a fuoco. La messa a fuoco avviene solamente in iOS, penso solamente da XS, non so se poi ovviamente dall'11 Pro andrà in un'altra maniera, solamente con la lente davanti. Vedete, eccola qua, la messa a fuoco è questa è automatica e questa è manuale. Se io ovviamente adesso prendo lo slide e lo faccio, vedete, lo sposto, vedete che la messa a fuoco si cambia, ma se io vado sull'iconetta prima, la mia messa a fuoco ritorna automatica. Ok, perfetto. Metto questo perché ogni tanto magari faccio zoom out del Mac, quindi mi faccio vedere anche un po' che ci sono. Qui abbiamo la risoluzione del video, possiamo scendere o lasciare ovviamente 1080 che è meglio. Qui possiamo scegliere i microfoni, ecco, anche qui nel Samsung non li posso scegliere, comunque vabbè, non so, sicuramente sarà colpa del mio dispositivo un po' vecchiotto. Poi andando avanti, qua sotto abbiamo delle cose, diciamo dei preset che sono quelli dalla parte destra già personalizzati, cioè se io vado qua vedete che alla mia destra cambiano, ok, i valori. Infatti bianco e nero, la saturazione è andata a 0. Io posso cambiare ancora qualcosa, Tropical per dire, vedete, cambiano i valori dalla parte destra, ok, e posso anche ovviamente memorizzare un mio preset che poi vedremo ovviamente cosa fare, cosa si può fare di creatività, vedremo nelle prossime episodi, perché ne vorrei fare più di uno. Poi andiamo avanti, la cosa carina che possiamo mettere, qui vabbè, ok, possiamo girare la videocamera, aspettate che ci clicco sopra, ecco, vedete che fa il mirroring, ovviamente, questo qua va bene, e qui abbiamo la possibilità di inserire il logo. Io ho inserito il logo ovviamente di Camo, però possiamo andare a caricare un nostro logo, ok, dalla galleria e inserirlo in vari posti dello schermo. E poi adesso vi faccio vedere Samsung come si comporta. Qui abbiamo la possibilità di ruotare, però qui non la usiamo perché se io adesso aspettate, se io adesso ruoto il mio, fisicamente sto ruotando il mio XS, vedete che anche lì ruota praticamente, ok, ruota, ok, lo rimetto a posto, e si rimette in modalità orizzontale, quindi automatico. Samsung no, almeno l'S10, io parlo sempre dell'S10, poi vedremo perché. Qua abbiamo lo zoometto, io faccio così, zoom Gennaro, e poi qua posso anche andare a cercare un punto preciso del mio zoomete. Molto bello, complimenti veramente a chi ha sviluppato questa applicazione. Ma passiamo a Samsung. Per switchare
il nostro telefono, andiamo qua su e switchiamo in Samsung. Vedete che adesso, ok, io sono storto. E perché sono storto? Perché qua ho già fatto vedere questa cosa qua prima. Adesso la rimetto a posto. Vedete che io ho praticamente il mio telefono che si sta in verticale, ok? Adesso voi non lo vedete, ma vi dovete fidare di Gennaro. Io vado a girare fisicamente l'immagine e mi vedete ovviamente storto. Per ovviare a questo problema abbiamo questo comando qua, ok? Io faccio così, eccoli, vedete che c'è anche il mio loghetto sotto, ok? Quindi vedete che mi sono messo praticamente in orizzontale. Allora, vediamo un po' i comandi del Samsung. Io parlo sempre dell'S10, ragazzi, quindi non me ne vogliate. Quindi abbiamo la possibilità di switchare ovviamente qui i vari obiettivi, anche qua, ovviamente come abbiamo fatto nel nostro XS nell'iPhone, ma vedete che io qua non ho nessuna modalità, non so perché, può darsi che sia ovviamente il Samsung. Abbiamo anche qui la possibilità di mettere a fuoco ovviamente con la fotocamera posteriore. Cliccando su quest'iconetta c'è il nostro slidino che ci permette di mettere a fuoco manualmente. Come clicchiamo su questo cerchietto, ovviamente torna tutto in modalità automatica. Allora, poi cosa abbiamo? I microfoni non posso gestirli, ma penso che sia un problema sicuramente del mio S10 che è un po' vecchiotto. Qui abbiamo anche qui i preset, possiamo ovviamente anche qua agire. Anche qui possiamo girare l'aspetto della fotocamera, ovviamente destra e sinistra, vedete l'orientamento. Anche qui possiamo aggiungere un logo, infatti c'è questo. Anche qui possiamo zoomare sotto, qui possiamo tirare su lo zoom e anche qui ovviamente spostare come vogliamo il nostro quadratino per centrare la parte di immagine che vogliamo. E anche ovviamente nel Samsung possiamo gestire tutta la parte dell'esposizione, del bilanciamento dei bianchi, eccetera, 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 eccetera. Anche qui ovviamente valgono tutte le altre funzioni di registrazione e o compagnia bella, cioè quelle che abbiamo visto per l'iPhone XS. Allora, ora andiamo a confrontare un attimo i costi su Amazon di una webcam, ok? Non a bassissimo costo, ovviamente, una webcam che sia abbastanza di qualità, perché noi ovviamente dobbiamo trasmettere in streaming bene, quindi andiamo su Amazon e andiamo a cercare webcam, ok? Benissimo, ci vengono proposte queste, vedete che abbiamo già un costo di 22 euro, ok, 18 euro, però io ovviamente queste le sconsiglio. Una webcam decente, andiamo dalle 50 in su, quindi andiamo anche oltre se vogliamo una webcam a 1080, perché adesso vi faccio vedere se io metto qua 1080, ok, 1080, andiamo un po' a vedere i costi delle 1080, vedete che sono saliti 56, 46, ce ne sono anche da meno, ragazzi, sì, questa qui proprio, sì, da 14 euro sicuramente la comprerei subito. Anche questa, sì, queste qui da 15 euro, sì, le comprerei subito perché avranno sicuramente una qualità pazzesca, ma non è tanto la qualità e il costo, ma la latenza, ok? È la latenza che potete scoprire ovviamente quando utilizzate questi strumenti, quindi poi ovviamente dovete sempre avere dietro. Dovete portarvela dietro, se andate a un meeting che dovete improvvisamente con il vostro computer come dire, collegarvi, o su un altro computer collegarvi, avete il vostro smartphone con il vostro cavetto e siete a posto, cioè capite bene che non avete nessun problema. Adesso andiamo a vedere invece i costi, giustamente per un confronto, che non sono questi, sono molto più alti, però offre ovviamente un'altra condizione di lavoro. Avete uno studio, avete diciamo una possibilità di controllare il vostro hardware, cioè un'altra cosa. Ovviamente ogni webcam all'interno ha un suo pacchettino, ma non sono così completi, e neanche la Logitech che ho io e la Microsoft non hanno nulla all'interno e non hanno le cose così complete. Dovete comprare ovviamente un'applicazione a parte, però sempre dovete portarvi dietro la webcam. Quindi andiamo adesso a vedere di nuovo su cerchiamo Camo Studio, andiamo a vedere i piani, ok?
Se volete passare a Pro dovete cliccare qua sotto, passa a Pro. Eccoli qua, i piani sono questi, ok? Allora, abbiamo questi qua. Abbiamo la licenza, l'abbonamento 12 mesi che costa, capite, 41,47 €, ok? Di un mese costa 5 euro e invece il full, che sarebbe questo qua, a vita costa 82 euro. E in più avete il 20% di sconto, ok, sull'abbonamento annuale con lo sconto col codice qua sotto che vi metto in descrizione e anche in sovraimpressione. Quindi capite bene che abbiamo una webcam di qualità, perché avete uno smartphone sicuramente di qualità, quindi 1 più 2 fanno 7, 8, 11, 15, 1 più 1 fa 2, quindi capite bene che avete la possibilità di avere uno strumento che va oltre una webcam da 14 euro. Cioè, ragazzi, da 14 euro veramente non andiamo da nessuna parte con una webcam da 14 euro, ve lo assicuro. Io ho una Microsoft che ho pagato ben 60 euro e ha una latenza incredibile, una delle prime, ma era Microsoft, cioè una webcam di qualità e ha una latenza incredibile, cioè ti sposti e vedi tutto così, non va bene. Quindi io consiglio vivamente di acquistare questo pacchetto se avete la possibilità, se avete uno smartphone. Non serve avere un top di gamma, se avete uno smartphone decente potete utilizzarlo come webcam. Bene, cari amici, abbiamo visto anche il confronto di una webcam acquistata su Amazon a 14 euro, ma sconsigliata dal signor Gennaro, e poi vabbè, evidentemente ognuno prende le parole anche però non per oro colato, ovviamente per esperienza personale parlo sempre, quindi una webcam a basso costo non porta da nessuna parte, come tutte le cose che si comprano. Quindi io ringrazio ancora una volta il team sviluppatori di questa meravigliosa applicazione che si differenzia dalle altre, come ho già detto, per avere questo studio, ok, su Windows o su Mac. Come già detto, vi lascio in descrizione il codice del 20% di sconto, che non è pochissimo, per l'acquisto dell'abbonamento mensile o annuale. Ovviamente quello diciamo a vita è già scontatissimo. Io comunque consiglio ovviamente di acquistarlo a vita se avete ovviamente nel corso della vostra esistenza lavorativa diciamo la cosa di utilizzare una webcam, che però questa va oltre, poi vedremo negli altri video che arriveranno. Intanto vi ringrazio per aver seguito questo video, ringrazio ancora il team di sviluppatori di Camo e vi rimando al prossimo video. Un abbraccione da Gennaro, ciao ciao! Iscriviti ora e attiva la campanella, sarai avvisato quando verrà pubblicato un nuovo video. Grazie!